Vogliamo realizzare una cucina. Creiamo un nuovo progetto selezionando il catalogo neutro delle cucine. Impostiamo la composizione di partenza cliccando sul riquadro di anteprima. Una volta creato il progetto, il catalogo verrà aperto e ci verranno chieste le informazioni principali riguardanti quel catalogo. Ogni catalogo richiede le varianti obbligatorie necessarie per la progettazione, come ad esempio il tipo di frontale e la sua finitura, la tipologia di maniglia applicata alle ante, l'eventuale altezza dei piedini nel caso si tratti di una cucina e così via. Impostiamo un'anta liscia. I valori delle varianti da impostare sono visualizzati nelle maschere successive. Di default la maschera è impostata con la lista di tutti i valori, ma è possibile impostare altri criteri di visualizzazione delle varianti. Ad anteprime grandi, anteprime piccole, lista con anteprime, oppure solamente la lista dei valori disponibili. Le ultime due modalità aggiungono la prima riga vuota, utile per filtrare i valori. Imposto la maniglia come maniglia orizzontale centrale per tutte le ante. Seleziono ora il tipo di maniglia. Mi viene richiesto il colore della scocca. Mi viene chiesto la finitura del top. Mi viene chiesta l'altezza del piedino. Queste informazioni, chiamate varianti a modello, saranno applicate a tutti gli elementi che verranno inseriti. Dopo aver selezionato le varianti obbligatorie, una maschera riepilogativa permetterà di effettuare un rapido controllo di ciò che si è inserito e di modificare le ulteriori varianti. Modifichiamo ad esempio il colore dello zoccolo. Doppio clic. Infine premiamo OK. Una volta entrati nell'ambiente di progettazione, possiamo aprire lo sfogliatore dei cataloghi tramite il menu a tendina, che, come spiegato in un tutorial precedente, può essere bloccato e tenuto sempre visibile. Ogni catalogo è diviso per famiglie. La loro organizzazione dovrebbe rispettare quella del listino cartaceo, rendendo il catalogo elettronico di ADA molto simile a quello stampato su carta. Il diagramma ad albero permette di entrare nelle varie famiglie restringendo il criterio di ricerca degli articoli presenti all'interno di quella famiglia. È inoltre possibile scrivere direttamente il codice dell'articolo, se magari sto progettando con il listino cartaceo di fronte a me.
Si può inserire la descrizione o parte di essa. Inoltre è possibile filtrare gli articoli tramite le loro dimensioni. La X a destra dei filtri azzera tutti i campi. Se si imposta un criterio sbagliato, nel nostro caso, inserisco la scritta cesto nella descrizione. Si viene avvisati che all'interno di quella famiglia non sono stati trovati articoli corrispondenti ai criteri di ricerca impostati. Cliccando su tutte le famiglie verrà eseguita una ricerca all'interno di tutto il catalogo. Prima di procedere con l'inserimento dei moduli, verifichiamo di avere impostato correttamente i criteri di inserimento degli elementi tramite il cubo in alto a destra. Le tre frecce indicano la direzione di inserimento degli articoli. Queste sono le regole generali con le quali gli elementi verranno agganciati tra di loro. Cliccando su una delle frecce inverto la direzione di inserimento degli articoli. La freccia rossa indica l'asse X. Di default gli elementi verranno inseriti da sinistra verso destra. La freccia verde indica l'asse Y, con gli elementi che si inseriranno dal basso verso l'alto, e la freccia blu indica l'asse Z. L'inserimento verrà effettuato dal retro verso il fronte. È possibile eseguire questa operazione rapidamente sfruttando i tasti rapidi X, Y e Z dalla tastiera, che si riferiscono ai tre assi appena elencati. Ora premo X, poi Y e infine Z. Di nuovo X, di nuovo Y, di nuovo Z. Durante l'inserimento dei mobili, se una parete risulta selezionata, i moduli vi verranno agganciati automaticamente. Un riquadro blu con l'anteprima delle dimensioni del modulo verrà posizionato nell'ambiente di progettazione, indicando la posizione che prenderà l'articolo se verrà confermato il suo inserimento. Se invece nessuna parete è selezionata, non comparirà il riquadro di anteprima dell'elemento, che, se confermato, verrà inserito al centro della stanza e dovrà essere posizionato a mano con il mouse. Una volta selezionato l'articolo, per inserirlo è sufficiente cliccare su Inserisci, oppure premere Invio. Muovendo il mouse, l'articolo si muoverà liberamente lungo quella parete. Spostandomi sull'altra parete, la base si aggancerà a quest'ultima. Nella faccia superiore del rettangolo dell'anteprima si trova l'immagine stilizzata di una busta. La punta rivolta verso di noi indicherà che l'elemento è girato correttamente. In altre parole, le ante sono rivolte verso di noi. In basso a sinistra si trova il vertice di aggancio, definito dai criteri impostati precedentemente tramite il cubo in alto a destra. Alcuni elementi hanno un vertice di aggancio imposto e non modificabile. Ad esempio, le basi ad angolo destre hanno impostato il vertice di aggancio a destra, potendo andare solamente in quella posizione.
La linea gialla che appare nella parete di inserimento rappresenta l'altezza dello zoccolo precedentemente impostato. Infine, posizionando l'articolo sul filo del muro, esso si aggancerà automaticamente al filo della parete. Per rifiutare l'aggancio, basta semplicemente allontanare con il mouse l'elemento dallo snap automatico, che potrà comunque venire ripreso. Lo snap automatico appare quando ci si ferma mezzo secondo sull'elemento al quale si vuole agganciare l'articolo. Quando appare di colore verde, indica che esiste una regola di aggancio tra i due articoli. Iniziamo ora l'inserimento della composizione. Selezioniamo una parete e apriamo l'Esplora Catalogo sulla sinistra. Clicchiamo su Basi, Basi profondità 58, Basi sottolavello, Basi sottolavello H72. Aiutandoci con i filtri, selezioniamo tutte quelle lunghe 900 mm. Seleziono la prima, quella a due ante, e clicco Inserisci, oppure premo Invio. Posizioniamo la base al centro della parete più lunga e sulla linea gialla all'altezza degli zoccoli. Clicchiamo con il mouse oppure premiamo Invio. Apparirà una maschera di conferma delle distanze. Tale maschera, se ostacola la vista, può essere spostata a piacimento all'interno dell'ambiente di progettazione. In questa maschera appariranno le coordinate da inizio e fine della parete riferite al vertice di aggancio. Nel campo distanza da inizio parete scriviamo 700. Ricordo che in questi campi è possibile svolgere anche delle operazioni aritmetiche. Premo OK. L'elemento verrà inserito nella posizione indicata e conterrà le informazioni specificate nel modello: tipo di frontale, tipo e posizione della maniglia, colore del fusto, eccetera. L'articolo appena inserito rimane selezionato, in quanto gli articoli successivi che si andranno ad inserire cercheranno una regola di aggancio con l'ultimo elemento inserito. Andiamo nella famiglia delle basi per lavastoviglie. E selezioniamo la lavastoviglie 60 a scomparsa totale H72. Il riquadro dell'anteprima ci farà capire dove verrà posizionato. Premiamo Inserisci oppure Invio. Il programma offre la possibilità di spostare comunque l'articolo strappandolo dallo snap per posizionarlo altrove. Lo snap automatico rimane visibile per riprenderlo in futuro. Clicchiamo con il mouse oppure premiamo Invio. Un'eventuale maschera richiederà le informazioni aggiuntive, in questo caso il modello della lavastoviglie. Aggiungiamo poi la base per forno all'interno della famiglia Basi per forno e piano cottura. Basi per piano cottura H72. Il filtro sulle lunghezze permetterà di scremare i risultati. Selezioniamo la base un cestone 2 cassetti e premiamo Inserisci. Poi clic con il mouse oppure Invio.
A questo punto possiamo inserire le colonne. All'interno dell'apposita famiglia selezioniamo colonne profondità 58. Selezioniamo colonne per forno più microonde. H204. Selezioniamo la prima e clicchiamo Inserisci. Verranno chieste le eventuali informazioni aggiuntive da confermare. Ora allunghiamo la parete a 4400. Inseriamo la colonna frigo, quindi andiamo su colonne frigo. Poi colonne frigo H204 e selezioniamo la terza. Non essendoci alcun elemento selezionato, la colonna dovrà essere posizionata. Per agganciarla alla colonna forno, posizioniamo il vertice di aggancio dentro quella colonna. Attendiamo mezzo secondo che venga creato lo snap automatico e confermiamo. L'inserimento del riempitivo avviene in maniera automatica. Tramite il comando distanza tra due punti, presente nella trackball, possiamo effettuare una misura sulla distanza rimanente. Tale misura può ulteriormente essere ricavata sfruttando la quotatura automatica del programma impostando la vista frontale della parete. Oppure utilizzando il misuratore della distanza rimanendo nella vista frontale. Invertiamo la direzione di inserimento degli articoli lungo l'asse X e andando nella famiglia dei riempitivi per colonna, e seleziono quello H204. Inserisco il riempitivo agganciandolo alla parete di destra. Clic e successivamente posiziono lo snap di aggancio sulla colonna frigo. La misura corretta verrà calcolata in automatico. Per i pensili si procederà allo stesso modo. Selezioniamo la famiglia dei pensili, pensili normali, pensili normali H72, prendiamo quello da 60.
Lo snap di aggancio può avvenire in diversi modi: pensile su colonna oppure pensile su base. Lo inseriamo sopra la lavastoviglie. Al suo fianco inseriamo il pensile scolapiatti 2 ante. Per modificare il fianco della colonna e della base lavello con la finitura del frontale, possiamo utilizzare la funzione del preleva finitura, disponibile dalle varianti dell'articolo. Ci verrà chiesto da quale componente prelevare la finitura. Clicchiamo su una delle 2 ante. L'inserimento degli elettrodomestici avverrà allo stesso modo tramite gli snap automatici. Selezioniamo la famiglia degli elettrodomestici e selezioniamo i piani cottura. Inseriamo un piano cottura ad induzione. E lo andiamo a posizionare sopra la base per piano cottura. Ci verrà chiesto di selezionare l'altezza del piano top, in quanto dobbiamo ancora inserirlo. Allo stesso modo inseriamo il lavello con il relativo miscelatore, che agganceremo sul lavello. E infine inseriremo la cappa. A composizione completata si andranno ad aggiungere gli elementi lineari, quali top, gole, zoccoli, alzatine e cornici. Torniamo nell'Esplora catalogo e selezioniamo la famiglia top, zoccoli, cornici. Selezioniamo la famiglia dei top, selezioniamo H30 e clicchiamo su Inserisci tutti. La stessa cosa sarà fatta per gli zoccoli e l'alzatina. La nostra cucina è completa.
Se desideriamo effettuare delle modifiche a tutta la composizione, andiamo nel menu Progetto e selezioniamo Visualizza modelli. Apparirà la lista di tutte le varianti assegnate in precedenza. Clicchiamo su Converti modello e selezioniamo Liscia con profilo maniglia. Gli elementi verranno convertiti nel nuovo modello, mantenendo tutte le impostazioni delle varianti. Converto poi i fusti in bianco opaco e i frontali in larice bianco. Ora selezioniamo due pensili. Clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il primo pensile. Tengo premuto lo Shift e con un secondo clic seleziono il pensile a fianco. Ho effettuato una selezione di due elementi. Clic con il tasto destro, seleziono Modifica elemento. Apparirà una maschera che mostrerà le varianti comuni. Modifichiamo la finitura delle due ante in giallo opaco. In questo modo abbiamo applicato una modifica locale a due elementi. Una volta ultimata la composizione, è consigliabile eseguire un controllo tramite il comando dell'apertura dei frontali, dal menu delle viste, Anima progetto. Il tasto rapido è l'asterisco del tastierino numerico, per sincerarsi di aver impostato le aperture corrette. Un ulteriore controllo consiste nel rimuovere i frontali. Dal menu Elementi, clicco su Nascondi frontali. Il tasto rapido è la lettera F. In questo modo verifico di aver inserito tutti gli elementi interni, come ripiani e accessori, senza averne tralasciato qualcuno.